Un caro saluto a tutti da Marco Agostini. Quando si decide di fare un investimento bisogna inizialmente avere presente se si tratta di un'operazione di trading di breve termine, ovvero della durata di pochi giorni, al massimo qualche mese, oppure se si investe in un'ottica di medio e lungo termine. Questo video parlerà di quelli che secondo me oggi, con l'avvento del Covid-19, sono gli investimenti di lungo termine più appetibili dal mio modesto punto di vista. Da questo punto di vista io intendo come investimento di lungo termine ogni investimento della durata di almeno 5 anni. La notizia base, il dato base di partenza è questo. Oggi il rapporto debito-PIL mondiale è pari al 365%. Ovvero nei primi 9 mesi dell'anno, se sommiamo il debito aggregato, ovvero se sommiamo il debito delle famiglie, il debito delle imprese e il debito degli stati, si arriva alla cifra inimmaginabile di 272 mila miliardi di euro. Inoltre c'è da dire che non è che le cose fossero sotto controllo anche prima del coronavirus. Oggi questa è la fotografia. In Italia il rapporto debito-PIL è pari al 161,8%, negli Stati Uniti 131,2%, Canada 114,2%, Giappone 266,2%, Regno Unito 108%, Francia 118,7%, Portogallo 137,2%. A proposito del Portogallo, settimana scorsa per la prima volta nella storia il titolo di Stato portoghese a 10 anni ha assunto un rendimento negativo, ovvero se presto i soldi al Portogallo fra 10 anni mi restituiscono una cifra più bassa di quello che ho investito. Questo è uno dei motivi per cui le borse vadano così bene in questo momento, perché oggi qual è lo scenario? I conti correnti sono pieni di liquidità, solamente in Italia ci sono disponibili 1.600 miliardi di euro. Ci sono in giro 17,3 trilioni di bond con rendimento negativo, quindi ci sono tutte le condizioni per la creazione della bolla. Anche perché in queste condizioni la gente investe senza tenere presente che poi tutto sommato quest'anno il PIL mondiale è dato a meno 4,4% e a dire la verità nessuno al mondo sa esattamente cosa succederà alla pandemia, però almeno nelle ultime settimane questo dato non importa tanto alle persone. Dopo la crisi del 2008, nel capitalismo moderno la parte più importante è rappresentata dalla finanza e adesso diciamo così che siamo ai fuochi d'artificio finali. A livello storico Marx diceva che il sistema capitalistico a un certo punto sarebbe imploso su se stesso a causa delle lotte sociali. E proprio questo è quello che vogliono evitare le banche centrali, creando dal nulla trilioni e trilioni di moneta. E poi siamo dentro ad un immenso esperimento finanziario. Le banche centrali inventano dal nulla della moneta e la mettono direttamente nelle tasche dei cittadini e delle imprese. Questo è un mondo eccezionale per la creazione di bolle, di gigantesche bolle speculative. E per gli investitori, almeno nel breve termine, è una bellissima notizia. Ma quali sono le condizioni perché tutto questo possa durare senza dei crolli devastanti e repentini? Quali sono gli asset in un mondo fatto di debiti da preferire in un'ottica di medio-lungo termine? A livello di aree geografiche vi segnalo e vi chiedo di fare delle riflessioni sull'area del Pacifico. Il 15 novembre di quest'anno è stato firmato il più grande accordo di libero scambio al mondo, a cui hanno partecipato 14 stati, la Cina, più 10 nazioni del sud-est asiatico, la Corea del Sud, il Giappone, la Nuova Zelanda e l'Australia. Questa è un'area molto interessante anche perché se teniamo presente il fatto che
la Cina è entrata nel WTO, cioè nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, solamente 19 anni fa, e possiamo dire che quello che è successo in questi 19 anni rappresenta solamente un antipasto. Inoltre uno dei punti di forza di questa area geografica sono rappresentati dal fatto che hanno un'economia più legata all'economia appunto reale. Inoltre hanno avuto un maggior controllo sulla pandemia e hanno una struttura politica che le favorisce in quanto possono prendere delle decisioni molto più veloci. Un'altra area molto interessante dal mio punto di vista è rappresentata da tutto l'ambito dei paesi emergenti. Infatti nel marzo del 1933, quando Franklin Delano Roosevelt fu eletto il presidente degli Stati Uniti, riuscì piano piano a risolvere la crisi mettendo in piedi dei piani di intervento pubblico senza precedenti. Oggi con il rapporto debito-PIL che hanno gli Stati questo è improponibile se non attraverso degli interventi di breve respiro. Quindi il mondo per uscire dalla crisi ha necessità di creare, di allargare i mercati. Inoltre tutto l'ambito dei paesi emergenti sarà favorito a livello probabilistico nei prossimi mesi e nei prossimi anni dalla modifica della politica monetaria attuata recentemente dalla Fed, che favorirà probabilmente il deprezzamento del dollaro. Siccome questi paesi sono molto indebitati in dollari, trarranno beneficio da una eventuale e probabile svalutazione del dollaro. Per quanto riguarda invece il settore, partiamo dal fatto che sempre dalla notizia iniziale che il rapporto debito-PIL è pari al 365%, perché? Perché per abbattere il debito ci sono due soluzioni: o si cresce oppure parte l'inflazione. Con tutti i trilioni che le banche centrali hanno creato dal nulla in questi mesi e con la creazione delle probabili bolle finanziarie che ci saranno, ce lo possiamo anche augurare nei prossimi mesi e nelle prossime settimane, l'aumento dell'inflazione sarà inevitabile. Quindi in un'ottica di lungo termine dobbiamo scegliere quegli ambiti economici che sono più legati all'economia reale. Vi segnalo l'acqua. L'acqua è tutto ciò che gira attorno a questa materia prima, che io considero l'acqua la materia prima per eccellenza. Teniamo presente che il mondo è coperto per i 2/3 di acqua, ma solamente l'1% è rappresentato da acqua potabile. Per acqua intendo l'approvvigionamento idrico, ma anche la tecnologia e tutti i servizi ambientali collegati a questa risorsa. In questi anni sono aumentate le crisi idriche a causa del cambiamento climatico e a causa dell'aumento della popolazione. Il 22 marzo di ogni anno viene proclamata la giornata mondiale dell'acqua e leggendo la documentazione che è stata prodotta in questa occasione si può vedere che oggi 2,1 miliardi di persone sono senza acqua potabile, inoltre 4 miliardi di persone almeno una volta al mese hanno dei problemi idrici. Recentemente ho letto che la Coca-Cola e Nestlé hanno investito molto in infrastrutture che mirano all'efficientamento idrico, a un migliore utilizzo di questa risorsa. Un altro settore che mi permetto di segnalarvi è quello della nutrizione. Per nutrizione si intendono tutti i processi con cui si ottengono gli alimenti necessari per la salute e per la crescita. Oggi ci troviamo di fronte a questa situazione. C'è una parte di popolazione che ha addirittura dei problemi di obesità e c'è purtroppo una parte molto importante di popolazione che oggi soffre ancora la fame. In questo settore bisogna assolutamente cambiare tutto e ci sono dei margini di sviluppo impensabili, perché diciamo così che per chi ha problemi di obesità c'è tutto un business legato alla ricerca e alla produzione di prodotti più sani e per tutti coloro invece che hanno problemi proprio di fame, di arrivare alla fine del giorno, bisognerà investire molto in quelle tecnologie che migliorino
la produzione. Un altro settore, secondo me particolarmente interessante, è quello della logistica. Oggi con il Covid-19 c'è stato un boom del commercio online. Solamente in Italia quest'anno le proiezioni sono che 2 milioni di persone per la prima volta faranno acquisti online. Oggi gli acquirenti online in Italia alla fine dell'anno raggiungeranno i 29 milioni. Con il commercio online c'è chi farà del business, c'è chi no, ma sicuramente chi ci guadagnerà saranno tutte le realtà che sono legate alla logistica. Per logistica non si intende solamente il trasporto della merce, ma è un ambito ampissimo che riguarda l'approvvigionamento delle materie prime, della merce, lo stoccaggio, il rifornimento dei vari reparti, l'imballaggio e del trasporto. Basta pensare che ho letto recentemente un articolo che c'è tutto un mondo dietro al servizio dei resi. Altri due settori a cui da prendere in considerazione sono tutto il settore legato all'oro. L'oro è un bene rifugio, dal mio punto di vista sono preferibili i titoli auriferi perché se non altro danno un dividendo. Inoltre l'oro ci protegge anche nel caso in cui ci siano delle tensioni a livello internazionale anche di tipo politico. Un altro settore interessante è quello delle biotecnologie. Il mondo si è preso uno spavento incredibile con il Covid e quindi ci saranno nei prossimi anni degli investimenti molto importanti nella ricerca farmaceutica. Da questo punto di vista è fondamentale la diversificazione perché nell'ambito delle biotecnologie ci sono delle aziende che hanno delle crescite enormi, però c'è anche una grossa moria. Qual è la differenza tra fare un investimento a breve termine o fare un investimento a lungo termine? Quando faccio un investimento di trading a breve termine, la regola mi dice che nel caso in cui io acquisti per esempio un'azione e il mercato mi va contro e quindi perdo, devo a un certo punto fermare le perdite e vendere, mentre se faccio un acquisto a lungo termine, oltre 5 anni, se c'è un ribasso dei mercati posso cogliere l'occasione appunto per incrementare il mio investimento. Un altro elemento chiave io lo chiamo il ribilanciamento, cioè investire a lungo termine non vuol dire comprare un asset finanziario e poi per 5-10 anni non ci guardo. Io invito tutti a fare il tagliando al proprio portafoglio almeno 2 volte all'anno e il periodo migliore è farlo ad aprile e a novembre. Questo perché? Perché a livello statistico il mercato dà il meglio di sé nel periodo che va da novembre ad aprile. Infatti negli ultimi 100 anni oltre l'80% dei guadagni è avvenuto nel periodo che va da novembre ad aprile, mentre le cose vanno peggio nella parte restante dell'anno. C'è anche da aggiungere che negli ultimi anni la statistica non ha funzionato, ma questo dal mio punto di vista non vuol dire niente. Sono state riempite centinaia di pagine nella stampa specializzata che dice che la statistica non funziona più, la stagionalità non funziona più. Ma dal mio punto di vista bisogna pensare addirittura l'opposto, perché se la statistica non ha funzionato per 4-5 anni, forse nei prossimi anni funzionerà perfettamente. Quindi per epilogare, quelle che sono le aree geografiche più interessanti, l'area del Pacifico e tutto il mondo dei paesi emergenti. A livello invece di settore vi invito ad approfondire il discorso sull'acqua, su tutto ciò che ruota attorno alla nutrizione, alla logistica e in misura inferiore l'oro e le biotecnologie. Inoltre di fare 2 ribilanciamenti annui del vostro portafoglio. Per oggi ho concluso, ovviamente questo è semplicemente il mio punto di vista, poi ognuno di voi in autonomia deciderà sotto la propria responsabilità se investire o meno in questi ambiti. L'Arca di Noè è aperta a tutti, per chi decide di non serire in bocca al lupo.